Cosa c'è di più bello dei figli che discutono per avere l'ultimo pezzo di lasagna? Una guerra, fantastico. Lasagna bianca. La lasagna bianca è una ricetta incredibile, buonissima. È frutto di discussione tra varie città che si discutono il primato dell'originalità, ma a me non mi interessa, io faccio la mia versione e spero che vi piaccia e ve la faccio vedere con orgoglio perché è veramente buona. Bel soffritto, si parte con un bel soffritto, sedano, carote e cipolle. Affiliamo le lame e si parte. Allora, il soffritto, sedano, carote e cipolle, li taglio a mano, se volete frullarli, tritarli, fate come volete, però io le voglio abbastanza grosse, quindi me le taglio tutte a mano, le faccio a cubettini perché io voglio che si sentano le verdure, devono essere abbondanti perché devono andare a sostituire il lavoro che fa il pomodoro, ovvero la salsa, e quindi abbondanti. Non è che bisogna proprio fare un minestrone, però abbondanti. In questo caso per circa 600 grammi di carne io ho messo 2 carote abbastanza grosse, 2 gambi di sedano abbastanza grossi e una bella cipolla. Taglio tutto non troppo fine, non lo faccio macinato, però voi se volete farlo fine fatelo fine. Lo faccio un po' grossino perché è una cottura molto lunga, le verdure si disferanno parecchio e voglio che comunque si vedano e si sentano, quindi non le faccio proprio piccole. Tutto in una pentola comoda, un po' altina. Per ultima la cipolla, perché se c'è in giro una cipolla tagliata io incomincio a piangere, ho gli occhi, sono sensibili. Trito anche la mia cipolla, l'aggiungo alle carote, l'aggiungo al sedano. Attenzione, chiodi di garofano, essenziali secondo me, assolutamente essenziali. Come facciamo? Pam! Ecco, questo è il mio modo di tritarli. Perché li trito? Perché se li metto interi poi bisogna tirarli via, perché in bocca dà fastidio. Se li metto fin dall'inizio già tritati e schiacciati, si scioglieranno, si disferanno e non li troverete più, sentirete solo il gran profumo. Rosmarino fresco del mio giardino, bel ciuffetto. Anche lui va tritato, schiacciato, macinato, come volete. L'importante è che sia tritato, altrimenti dovete legarlo e poi andare a recuperarlo. Invece noi no, lo tritiamo e state tranquilli che non lo troverete più. Aggiungiamo al soffritto un bel soffritto molto ricco e aromatico. Un po' di olio extravergine, poco, il minimo indispensabile, e facciamo rosolare le nostre verdure. Vedete che sono abbondanti, tagliate grosse, sono fantastiche. Le facciamo rosolare un po', poi aggiungiamo la carne. Selezionate la carne che volete, circa 500-600 grammi. Io ho fatto manzo e maiale, potete fare anche manzo e salsiccia, potete fare solo manzo oppure anatra. Il ragù di anatra è qualcosa di pazzesco, io vi dico di provarlo una volta, è favoloso. Ora è importantissimo i primi minuti non smettere di girare perché bisogna cuocere e sgranare bene la carne, così vi verrà un ragù bello sgranato, non con dentro i pezzettini di polpetta, deve essere bello sgranato per fare la lasagna. Quando sarà tutto bello rosolato, avrà preso un colore chiaro, possiamo bagnarlo con il vino rosso. Utilizzate un vino rosso asciutto, secco di sapore, abbastanza corposo, va bene Bonarda, un Barbera, un Chianti meglio ancora, mezza bottiglia, abbondante, dovete annegarlo nel vino, non c'è bisogno di farlo asciugare, lo mischiate un po' e poi bisogna aggiungere anche un po' di brodo leggero, un po' di brodo vegetale oppure anche dell'acqua, va benissimo, bisogna coprire per il doppio del suo volume la carne. Ovviamente non metto pomodoro, salsa, non metto niente, solo un po' di sale, un po' di pepe e lo faccio cuocere tantissimo, 3 ore e mezza, 4 ore, perché voglio le verdure disfate che devono salsare, devono sostituire il lavoro del pomodoro. Porta ad ebollizione, quando inizia a bollire lo metto al minimo, ci metto un coperchio e me lo dimentico lì sul fornello per almeno 3 ore, ogni tanto lo guardo. Se vedo che si asciuga troppo gli aggiungo ancora un bicchiere di acqua o di brodo. Nel frattempo mi preparo gli altri ingredienti per fare la mia lasagna bianca. Preparo la besciamella, facciamo la versione furba, quella mia ricetta famosa, la ripeto dai, 1 litro di latte, quello che volete, intero, parzialmente scremato, va bene anche l'acqua per assurdo, però vabbè no, facciamolo con latte scremato. Pesiamo 85 grammi di maizena, amido di mais,
Se volete potete fare anche la besciamella classica, fate 60 grammi di olio, 60 grammi di farina e un litro di latte, però io ho voluto fare senza grasso, senza olio, senza burro, è una besciamella leggerissima, molto buona e delicata. In una ciotola metto i miei 85 grammi di maizena, di amido di mais, e ci metto un bicchiere di acqua e gli do una giratina. Farà un po' fatica a girare all'inizio, ma poi andrà bene. Nel latte ci metto il sale e ci metto un po' di noce moscata. Ripeto, in questa besciamella non c'è né burro né olio, nessun tipo di grassa. Quando il latte sta per bollire ci metto dentro il mio miscuglio che ho fatto di acqua e maizena e giro subito. Appena diventerà calda si amalgamerà, si addenserà immediatamente. Non smettete di girare neanche un secondo. Appena sentite che la frusta fa un po' fatica, tirate via la pentola dal fuoco, andate avanti a girarla ancora per 30 secondi perché il fondo della pentola è ancora caldo. Mi preparo anche una bella grattugiata abbondante di grana o di parmigiano. Ora ho tutti i miei ingredienti qui belli in fila sul tavolo e siamo pronti per fare la lasagna. Userò una pasta sfoglia gialla fresca. Ci andrebbe la verde, stando alle tradizioni, però vabbè, io avevo la gialla, ho fatto la gialla, ma preferisco anche la gialla. I miei ragazzi preferiscono la gialla, la chiara. Gli ho tagliato gli angoli perché nella teglia non ci stanno. Efficace come sistema, perché così non vengono fuori e non si bruciano. Metto sotto un po' di besciamella e partiamo col classico modo per fare la lasagna. Sotto besciamella, uno strato di sfoglia, poi besciamella, ragù, formaggio e avanti così, fin sopra. Potete anche mischiarlo nella pentola besciamella, solo che poi se ve ne avanza un po' ce l'avete già mischiato, invece così se vi avanzano gli ingredienti ce li avete separati. Grana abbondante, come se non ci fosse un domani, proprio esagerate, almeno i ragazzi la vogliono così e devo dire che gli è piaciuta molto. E 5 strati, la lasagna deve avere 5 strati e deve essere ben condita. Già così il profumo del ragù è incredibile. Vedete che si vedono ancora i pezzettini di carote, la carne è bella brasata, è stupendo. Teglia bella piena, vedete? Fantastica. E un'ultima formaggiata sopra bella abbondante. Quando le teglie sono così piene, magari invece di usare il forno a 190-200 gradi, facciamolo a 175-180 gradi e ricordatevi di fare questa cosa qui, di fare dei buchi fino in fondo, così la lasagna non si gonfierà e verrà così, senza uscire, altrimenti vi uscì il condimento dalla pirofila. È fantastica, guardate che roba, viene voglia di buttarsi dentro nella lasagna, campionato mondiale di lasagna. Guardate che roba. Ecco perché i miei ragazzi oggi discutevano su chi era proprietario dell'ultima fetta, perché è buonissima. Capito perché il mondo ci copia le ricette. Mi raccomando, lasciate il like se vi è piaciuta la ricetta, oppure il dislike se non vi è piaciuta. Iscrivetevi al canale se volete e venite a trovarmi qui sotto in descrizione dove c'è la ricetta scritta, un mucchio di cose belle interessanti, tutte per voi. Ciao a tutti da Gabriele.